Smart working sì o smart working no? Se sei un libero professionista, un imprenditore o anche un dipendente che si trova al bivio per capire se organizzare la propria attività lavorativa in smart working o meno, questo è proprio il video che fa per te. Ho iniziato a parlare di smart working nel lontano 2018, in tempi ancora non sospetti, quando questa parola non veniva neanche troppo utilizzata qui da noi in Italia. E da allora ho continuato non solo a lavorare in smart working, ma anche ad approfondire studi e ricerche in merito, per riuscire a capire come lavorare in maniera efficace senza che il lavoro diventi una scusa per estraniarsi o per chiudersi all'interno di un'abitazione. Io sono Heidi e sono una digital strategist e su questo canale racconto come il digitale possa aiutarti a farti lavorare meglio, ma mai di più. Se questi sono argomenti che ti interessano, ricordati di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella qui sotto per non perderti nessuno dei prossimi video. Prima di andare avanti, cerchiamo di capire che cos'è lo smart working. Molto spesso questo termine viene confuso con quello che è il remote working o il lavorare da casa. Senza andare troppo nel dettaglio negli aspetti linguistici, smart working è un termine composto da due parole, smart e work, e significa, proprio come ci dice la linguistica, lavorare in maniera intelligente. E questo riguarda ben due aspetti specifici: il luogo di lavoro e anche il tempo di lavoro. Lavorare in maniera smart significa riuscire a organizzare la propria attività indipendentemente da un orario o un luogo prestabilito. Lavorare smart working non è il classico lavorare sulla spiaggia, come spesso alcuni guru del digitale ci hanno voluto far credere. A volte la possibilità di scegliere dove lavorare significa anche poterlo fare per diversi motivi anche in fase di spostamento. A me è capitato ad esempio di lavorare non solo da casa, su un treno, su un pullman, su un aereo. Quando vai in giro con i nomadi digitali che finisce sempre così. All'interno di un aeroporto, un coworking o magari anche un bar che mette a disposizione degli appositi spazi e magari il wifi, ma su questo ci torneremo più avanti. Anche quello che ho definito remote working, cioè lavorare per un'azienda ma in un posto diverso, non all'interno di un ufficio, può avere dei punti di contatto con lo smart working. In questo caso però i tempi di gestione del lavoro sono dettati da degli accordi o dei contratti intercorsi tra le parti. E adesso entriamo proprio nel vivo dell'organizzazione dello smart working. In questo video andrò a parlare principalmente di un'organizzazione personale. Se ti interessa approfondire e capire maggiormente come poter lavorare a distanza anche con un team di altre persone, questo è un argomento che tratterò nel prossimo video. E adesso entriamo nel vivo dell'argomento e vado a raccontarti quali sono le regole che dovresti darti per poter sfruttare al meglio lo smart working. Faccio un piccolo disclaimer prima di andare avanti. In questo video, come vedrai, molto spesso io dirò lavorare da casa, ma come ho spiegato all'inizio, smart working non equivale a lavorare da casa, ma poter scegliere il luogo da dove lavorare. Siccome molto spesso a me capita di lavorare da casa mia, come in questo caso, o anche da altre case quando sono in viaggio o faccio la nomade digitale, allora mi viene spontaneo dire lavorare da casa. Quando si inizia a lavorare in smart working, la gestione del tempo diventa fondamentale e ci troviamo di solito di fronte a due atteggiamenti opposti. Da una parte ci sono le persone che si trovano a lavorare molte più ore rispetto a quelle che lavoravano all'interno di un ufficio, e dall'altra parte invece abbiamo le persone che continuano a procrastinare e non sono in grado di organizzare il proprio tempo all'interno della propria abitazione. Proprio per questo abbiamo bisogno di costruire delle abitudini. La costruzione delle abitudini è un argomento che ricorre molto spesso nei miei ultimi video, e se vuoi approfondire l'argomento puoi guardare questo video qui o anche questo qua sotto. E adesso vediamo insieme quali sono le regole e le abitudini che in questi anni ho capito essere fondamentali e che ti permetteranno di gestire al meglio il tuo lavoro senza che questo vada ad invadere anche tutta la tua sfera privata. Il multitasking. Il multitasking non esiste.
Molto spesso ci ritroviamo a voler o a volte anche dover gestire più attività contemporaneamente, e se questo è un rischio nel quale molto spesso incorriamo durante la nostra attività lavorativa, quando stiamo a casa la possibilità del multitasking aumenta in maniera esponenziale. Questo perché nel nostro ambiente abbiamo molte più attività che, un po' come le sirene di Ulisse, chiamano la nostra attenzione. Ma il multitasking in realtà non esiste. Quello che noi chiamiamo multitasking non è altro che la capacità del nostro cervello di passare molto velocemente, così velocemente che neanche ce ne rendiamo conto, da un pensiero a un altro, da un'attività a un'altra. In realtà il nostro cervello è in grado di processare una sola attività alla volta, e il tempo necessario per passare da un'attività all'altra è un tempo che viene perso, anche se si tratta di pochissimi. Se questo tempo perso lo moltiplichiamo per le n volte in cui facciamo questo switch, alla fine della giornata non solo c'è il rischio di non aver concluso niente, ma sentiremo il nostro cervello molto più pesante, probabilmente dovuta a quella che viene chiamata la decision fatigue. La decision fatigue non è altro che una stanchezza del nostro cervello che si trova a dover affrontare e prendere delle decisioni. Gli studi ci dicono che mediamente ogni giorno il nostro cervello prende circa 35.000 decisioni, indipendentemente dall'importanza della scelta da effettuare. Evitando di andare a sovraccaricare il cervello con delle scelte inutili, questo ci permette di utilizzare in maniera più efficiente il nostro cervello, ed evitare il multitasking effettivamente ci alleggerisce tantissimo la fatica. Quindi la prima cosa da fare è prendere la consapevolezza di come funzioniamo noi e il nostro cervello. E adesso che abbiamo capito che non siamo davvero in grado di eseguire più azioni contemporaneamente, neanche noi donne, avrai già capito che la pianificazione delle attività lavorative o personali da eseguire diventa fondamentale. Organizza il tuo tempo, definisci meglio se il giorno prima le tue giornate con le task che devi svolgere e assegna ad ognuna di loro delle tempistiche. Inserisci nella tua agenda anche le attività della tua vita privata. Non limitarti solo a quelle lavorative. Definisci un tempo ben preciso di inizio e anche di conclusione del lavoro, evitando di lasciarti trascinare semplicemente perché non hai terminato una determinata attività. Lo smart working ti dà la possibilità sicuramente di risparmiare tantissimo tempo, perlomeno quello che in precedenza era dovuto agli spostamenti. E questo ti permette di iniziare la giornata in maniera più naturale possibile e più consona anche al tuo metabolismo. La tentazione iniziale può essere quella di non mettere nessun tipo di sveglia, ma questo può trasformarsi in pochissimo tempo in un lassivismo controproducente. Metti comunque la sveglia. Magari concediti un 20 minuti di più rispetto a prima, ma prenditi il tempo che hai risparmiato nel viaggio per dedicarti del tempo già a prima mattina. Evita di accendere tecnologia e telefono appena ti svegli. Anche se hai puntato la sveglia sul tuo smartphone, evita di accenderlo e lascialo in modalità aerea. Evita di accendere qualsiasi tipo di tecnologia e soprattutto di controllare le notifiche appena sveglio. Questo perché il cervello, che è completamente riposato dopo una notte, sta continuando a lavorare in maniera creativa e produttiva in background. Qualsiasi intervento esterno bloccherà questo flusso di stimoli e di pensieri e di sinapsi che si stanno costruendo. Dedica almeno un 20 minuti a dell'esercizio fisico. E potrebbe essere un risveglio muscolare o dei movimenti di yoga, e poi una sana colazione. Se hai ancora del tempo, ti consiglio magari di iniziare la giornata inserendo anche una lettura.
di un libro e non della tecnologia. In questo modo, con circa un'ora e mezzo, avrai già dedicato del tempo utile e positivo a te e la tua persona e non ti capiterà mai di arrivare alla fine della giornata con la sensazione di non aver fatto ancora nulla per te. Doccia fredda sì o doccia fredda no? Ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in uno di quei fuffa guru che, toccando l'argomento della crescita personale, ti avranno stimolato a fare una doccia fredda al mattino. Non esiste nessuna evidenza scientifica che mette in associazione il successo di una persona con aver portato avanti questa abitudine delle docce fredde. E meno male, perché io non ne sono una gran fan. In realtà esistono dei benefici fisici, ma questo è tutto un altro argomento. Trova un ambiente da adibire a postazione di lavoro, meglio se non al tavolo della cucina. Dove non avere distrazioni e poter trovare la giusta concentrazione per tutte le tue attività. Trova un posto con una buona illuminazione, posiziona il computer all'altezza corretta e, mi raccomando, scegli una sedia ergonomica. La tua schiena ti ringrazierà. Fai delle pause e non rimanere alla scrivania, ma fai 2 passi anche semplicemente a casa. E mi raccomando, evita di mangiare frettolosamente davanti al computer. Un'altra delle forti tentazioni che avrai appena inizierai a lavorare in smart working sarà quello di smettere di vestirti. E magari di iniziare a girare, nel migliore dei casi con una tuta, nel peggiore dei casi in pigiama. Evita questo imbruttimento e la mattina vestiti. Molto meglio così. L'atto del cambiare l'abbigliamento e di non lavorare direttamente in pigiama diventa un'abitudine e attiverà nel tuo cervello una sorta di interruttore che lo farà passare dalla modalità casa relax alla modalità lavoro, organizzazione e produttività. Inoltre, avere cura di se stessi, anche quando una parte del nostro cervello si oppone e fa resistenza, è uno dei modi migliori per restare invece focalizzati su se stessi e produttivi. Una delle cose che puoi fare per iniziare a instaurare questa nuova abitudine potrebbe essere quella di vestirti per andare a prendere il caffè al bar vicino, oppure uscire per fare 4 passi ed effettuare il risveglio muscolare all'aperto. Questo ti porterà anche il beneficio di riossiggenare corpo e cervello in una situazione più naturale e magari, se ne hai la possibilità, di immergerti nella natura. Vestirsi per non andare in ufficio non significa ovviamente mettersi giacca e cravatta o un tailleur per le donne, ma significa comunque indossare un abito professionale. Se durante la tua attività lavorativa hai delle call o delle videoconferenze, questo ti farà percepire in maniera molto più professionale e incredibilmente l'aver indossato un abbigliamento più lavorativo verrà trasmesso anche nel tuo modo di parlare, nel suono della tua voce qualora dovessi effettuare delle chiamate lavorative, anche se rimangono i piccoli trucchetti. Come vedi, oggi sono anche vestita, truccata, pettinata come al solito, anche se solo a metà. Questo è un trucco dello smart working. Anche perché nelle call e con la telecamera di solito sono inquadrata solo così. Se questo video ti è piaciuto, mettimi un like e se ancora non l'hai fatto ricordati di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella qui sotto. Nel video della prossima settimana andrò ancora a parlare di smart working e vedremo come potersi organizzare in smart working quando si lavora con altre persone. E nel frattempo, buona settimana!